Non ho mai capito le persone che mettono il ghiaccio nello scotch. Certe cose vanno gustate così come sono. Parole sante. Qual è la tua storia? La mia storia. Tutti quanti hanno una storia, specialmente se vengono qui a quest'ora. E la tua quale sarebbe? La mia. Ho una moglie che mi detesta e che apre le gambe a chiunque lo desideri. Una figlia che crede che io sia un fallito. E sai qual è la cosa che più mi fa incazzare? Che non riesca a dargli torto. Sono uscito un anno fa di galera e non ho ancora trovato un lavoro. Divido la pensione con mia madre. Una cosa alquanto pesante a 45 anni, fidati. La cosa più triste è che i pochi soldi che hai li spendi qua dentro. Almeno smetto di pensare per qualche ora. Sai, ci sono dei momenti in cui preferirei starmene ancora in galera. La gente è più cordiale là dentro di qua fuori. E poi pranzi, cene, un tetto sopra la testa garantiti. Qua fuori invece cosa vedo? Niente. Soltanto delle facce di merda che si credono chissà chi soltanto perché hanno qualche soldo. Fottuta vita del cazzo. A me piace dividere le persone in due categorie. Quelle che nella vita danno e quelle che nella vita prendono. E sai perché nessuno è felice e mai lo sarà? Perché chi è venuto per dare prende, chi è venuto per prendere dà. Tu che tipo sei? Io. E tu? Io sono sempre stato convinto di essere venuto per dare. E l'ho fatto per quasi 30 anni. Ma? Ma adesso è venuto il momento di prendere.
Potentissimi, illustri e nobili signori, miei padroni che so per prova umili e buoni, io sono rozzo. Io sono rozzo nei miei discorsi e poco portato al linguaggio della pace. Perché da quando ebbero il valore dei 7 anni fino a quasi 9 mesi addietro, queste mie braccia hanno dato il meglio di sé sul campo di battaglia. Posso dunque dire ben poco del grande mondo al di fuori delle lotte e degli scontri. Tuttavia, con il vostro grazioso consenso, vi farò un racconto schietto e limpido dell'intera vicenda del mio amore. Il padre di lei mi voleva bene, mi invitava spesso e mi incitava a raccontare la storia della mia vita. E io ripercorrevo le più terribili avventure e i miei dolorosi vagabondaggi. Desdemona ascoltava con interesse e io lo notai. E spesso le rubai qualche lacrima con il racconto delle pene sofferte durante la mia giovinezza. Finita la mia storia, mi ricompensò con un monte di sospiri. Mi ringraziò e mi disse che se avessi avuto un amico innamorato di lei, non avrei dovuto fare altro che insegnargli a raccontare la mia storia ed egli l'avrebbe conquistata. Allora le parlai del mio cuore e lei mi amò per i pericoli che avevo attraversati e io l'amai perché ne aveva pietà. Ogni uomo è circondato da un esercito di spie volontarie. Buonasera, signori. Immagino sappiate perché siete qui. Avete rubato. Per me rubare è anche peggio di uccidere. Prendere la proprietà di un altro e rivenderla come se fosse propria è una mancanza di rispetto che non riesco davvero a sopportare. E poi se proprio dovevate rubare, perché non rubare ai poveri? D'accordo, hanno poco, ma sono molti di più e per la maggior parte stupidi. Se proprio dovete biasimare qualcuno per ciò che sta per accadere, biasimate voi stessi. E prima di lamentarvi di quanto cattivo sia l'attore, fatevi un bell'esame di coscienza. Scusa un attimo. Grazie per la soffiata, tesoro.
Gli angeli risplendono ancora, anche se è caduto quello più splendente. Parole sante, fratello. Come sta il nostro poliziotto? Lo sai che non mi piace quando mi chiamano così? Ma è quello che sei. Quello che ero. Che ci facciamo qui? Un lattore ha un piccolo lavoretto per noi. Che lavoro? Tu non sarai più un poliziotto, ma non lo perdi il viziaccio di fare domande, eh? Un lavoro semplice. Tesoro? Qui dentro ci sono l'indirizzo di un albergo e il numero di una stanza. Recatevi sul posto. Lì troverete qualcuno che vi darà una valigetta. Prendetela e portatela qui. E dobbiamo andare in 2 per una valigetta. Esatto. Perché? Perché lo dico io. D'accordo, ma perché in 2? È pesante. Occhio, ragazzo. La curiosità uccide. Sembri un cane abbandonato. Da quanto tempo lo fai? Cosa? Da quanto tempo lavori per l'attore? 7 mesi. Ah, un novellino, ecco perché. Tu? Saranno 5 anni ormai. Un cancro si portò via mia madre e una merda di avvocato si portò via la casa. Non avevo più un soldo. Così ho conosciuto l'attore e ho cominciato a lavorare per lui. E in men che non si dica sono passati 5 anni. Dopotutto è sempre una questione di soldi. Prima non ne avevo e adesso li ho. Sei fuori strada, amico. Dici? Tu non lo fai per soldi? No. O almeno non è stata quella la motivazione iniziale. Allora perché lo hai fatto? Ero in cerca di risposte. E a quali domande? Mai pensato di cambiare vita? Perché tu sì? In meno di un secondo guadagno quello che il resto dell'umanità non guadagna in un anno. E tu mi dici di cambiare vita? No, grazie. Non dobbiamo solo recuperare una valigetta. Sì, ma per esperienza so che è sempre meglio avere una pistola e non averne bisogno che averne bisogno e non averla. Immagino che abbiate una valigetta per noi. L'attore sarà soddisfatto. Ma credo che sappiate che il pagamento non è stato completato. Ne siamo informati. E cosa state aspettando? Che cazzo succede? È andata così. L'angelo caduto è l'amico che non rimane mai con te fino alla fine. Amico. Addio, sbirra.